Sui capelli. Vabbè. Vado a fare un pranzo sempre molto dietetico. Andiamo a provare la vera Sachertorte. Sono principalmente due pasticcerie in città che si vantano di essere quelli che hanno inventato la Sachertorte. Il primo è la pasticceria Demel, la seconda è l'Hotel Sacher. Il tribunale qua di Vienna ha deciso che la Sacher originale è quella dell'hotel, quindi adesso la andiamo ad assaggiare. Devo riassaggiarlo. Vabbè, vi spiego la reazione sulla torta. Primo impatto ero rimasto molto deluso, nel senso mi sembrava secca. Poi dopo un secondo cambia totalmente, cioè all'inizio effettivamente è secca e poco saporita, però dopo diventa una bomba. Senti proprio questo... È buonissima. Ho speso 12 euro per il caffè e la Sacher, ma ci sta. Molto velocemente, prima che finisca la corsa della metro, lui si chiama Nicola, altrimenti detto Ciao a tutti. Pasticcino, Detto il pasticcino. perché lavora a fare pasticcere, quindi Grande fra. ci sta. Ho qualche domanda per lui che vive a Vienna da ormai 8 9 mesi. mesi. Come italiano ti senti ben integrato o ti senti un po' discriminato? Diciamo che ci sono delle differenze enormi dall'Italia qui a Vienna. Ci sono molte opportunità e la vita è migliore, sicuramente migliore. L'unica cosa, come dice Francesco, forse si può essere un po' discriminati. Diciamo che se tu hai una buona pronunzia del tedesco, che io non ho per ora, Neanch'io. sei visto bene. Se invece non hai quelle due parole di tedesco sei un po' discriminato. Però come vita merita. Una grande città, pulita, mezzi pubblici top, sanità top e Come da noi. divertimento. Come da voi, diciamo, in Italia. Come da voi, ha Ecco. detto, quindi c'è già ambientato già benissimo. comincio. Esatto. Buongiorno ragazzi, mi sono appena incontrato con Pasticcino, siamo al Naschmarkt Ja. per fare colazione o pranzo, adesso vediamo perché comunque è tardi, è tipo L'orario è un po' È tipo verso l'una, verso mezzogiorno l'una. sì, mezzogiorno l'una meno 10. Così. Pasticcino, hai qualcosa da aggiungere? Anche se sei contro luce ti si vede poco? Adesso ti porto a fare la colazione del campione. Vai. Andiamo. Beh, classica viennese la voglio però. Classicissima. Classicissima viennese, ok. E ho preso questa cosa che non ho la più pallida idea di che cosa sia. Penso sia cibo Co- tipico turco. Kofte, sono venuto a Vienna per mangiare cibo turco. Sì. E tu invece? È anche una specialità turca, anche la mia. È andata bene. Tra l'altro quello lì è un piatto che qui mangiano a colazione. Ve lo faccio rivedere dicendovi che è colazione. Hummus. Questo non so cosa sia, tipo una specie di Gli stipendi, cioè, ok, sono più alti, però rapportati al costo della vita sono effettivamente più alti o poi alla fine non ti rimane in tasca niente come da noi? Allora, tutto dipende da come vuoi vivere. Io riesco a mettere via qualcosina, ci sono modi per vivere bene e spendere poco. Paragoniamo molto la città di Vienna come Milano. Ecco, quindi se hai un buon stipendio si vive bene, certo che devi fare i conti con la vita, quello è. Se sei uno che è casa e chiesa, allora risparmi. Se Che uno non è il suo vuole- caso, cioè, Che uno vuole fare festa, divertirsi e che è il suo caso. Uno si mette là a suonare. Comunque sai che Vienna è una delle città in cui è famosissima per la musica. Pure un discreto culo.
Senti, e invece, allora io quando giro nelle città spesso hanno dei problemi con i turisti, nel senso che il troppo turismo gli dà fastidio, tipo la città è sporca, c'è confusione la notte. Qui come la vedono i viennesi con i turisti? Come Allora, qui i turisti sono ben accetti, anzi sono i primi a essere aiutati. Voglio dire, come ho detto, la città è super pulita, i mezzi pubblici sono incredibili, quindi un turista qui vive bene, si trova bene, è facile da imparare come città, come muoversi. Sì, io non Quindi sto dico avendo che a problemi. qualsiasi turista venire qui si fa un weekend o un po' di giorni veramente al top, perché Vienna offre tantissimo, è una città storica, quindi venite presto a trovarla, a visitarla, perché merita. One for you, one for me, one for you. È arrivato il cibo, ci ha portato a mangiare in un posto che si chiama Centimeter e il menù è una figata perché è un metro tipo da Sarta. Adesso Pasticcino ci farà una recensione sulla classica cotoletta, che in realtà è una Gordon Bleu in questo Questo è caso. il cordon bleu, diciamo che è uno dei piatti tipici di Vienna. Non offre tantissimo Vienna nel lato Uno dei culinario, 3 piatti tipici di... però ha il suo perché. Bisogna venire a Vienna, prendere la Wiener Schnitzel e sei al top. Ci sono anche altre specialità, per esempio lo stinco, molto buono. E poi vediamo la Mara che si spiaccica col suo hamburger. Quindi mangiate la Venite al Centimeter. fine snitze. Centimeter, potete trovare anche la carriola. È fissato con la carriola, cioè da quando siamo entrati mi sta parlando solo della carriola. Carriola. Praticamente è un bagaglio carriola. per 6 persone che te la portano con la carriola. Top. L'altra domanda, la più importante di tutte, senti ma le ragazze? Questo è un No, tasto dolente. non risponde perché è fidanzato. Ci trova di tutto e di più, per qualsiasi vostra esigenza. Non dico altro. Non dice altro perché poi Mara Esatto. Però... Mara ti ama tantissimo, me l'ha detto 10 volte. Grandissimo. Siamo arrivati. Siamo arrivati, tempismo perfetto.